hackerini, hackerini, come state? Inaspettata questa live, no, in realtà ve l'avevo detto giovedì. Ciao One Last Astronaut. E sarà diversa perché parleremo di Active Directory. Ora, io non sono un'esperta in questo, quindi non vi aspettate niente di che. Però ci proviamo e vediamo un po'. Okay. Vediamo un po' che ne esce, perché sto studiando per la certificazione CRTP di Altered Security, non so, magari qualcuno la conosce, dopo ve la faccio vedere. Ciao dei bye. E quindi insomma ho detto, perché non approfittare di queste live che faccio per fare i laboratori, perché ho fatto un mese in cui ho letto, ho visto i video, in realtà i video che danno, però li ho visti un po' passivamente in realtà, quindi non fate come me. Però insomma volevo vederli un po' per capire anche il livello e per vedere un po' i vari argomenti. E li ho finiti e quindi ho detto devo iniziare questi laboratori. I laboratori ve li posso far vedere. Ovviamente il materiale non ve lo posso far vedere perché c'è il copyright, quindi non ve li posso far vedere o darveli, chiaramente. Però credo che i laboratori non ci sia niente di male, cioè a meno che non do le soluzioni, nel senso proprio come si chiamano? Le chiavi segrete, no? Per superare i laboratori, però vabbè, in quelli non ve li do. Insomma, e oddio, alcuni sono già scritti però. Vabbè, vediamo perché alcuni li ho già fatti, però adesso li rifarò anche per capire meglio. Ovviamente se qualcuno ne sa, mi può aiutare e spiegarmi le cose, ne sarei felice. Infatti ho detto io faccio queste live così qualcuno magari spiega a me. Speriamo. Però insomma, vediamo un po'. Allora. Ah, altra cosa. L'avete visto il mio nuovo video? Che ho pubblicato stamattina dopo un mese che ho provato, in cui ho provato a fare sto video, 300... Ci ho messo una vita, però dai, sono soddisfatta comunque, sono soddisfatta abbastanza di come è venuto. Quindi insomma andatelo a vedere se non l'avete fatto, ditemi cosa ne pensate, commentatelo se volete, se non avete capito qualcosa o ditemi voi. E insomma iniziamo questi laboratori e sto pensando però vabbè sì. Ecco, lo sapevo, prendeva il browser sbagliato. Fatemi cambiare browser. Eccolo qua. Allora, la CRTP, per chi non la conoscesse, è questa qui, Certified Red Team Professional, in cui praticamente dicono loro che è per un livello base, nel senso, infatti chiedono soltanto una base di Active Directory e l'abilità di usare il terminale su Windows o comunque strumenti da linea di comando. Quindi non dovrebbe essere troppo avanzata, quindi io ho pensato facciamo sta certificazione che era da un po' che la volevo fare, però io ho un pessimo rapporto con le certificazioni perché poi inizio già a pensare oh mio Dio non ce la farò mai a fare queste certificazioni, più che altro per il tempo. Ma lo devi fare per te o te l'hanno richiesta al lavoro? Allora, me l'ha pagata l'azienda
Però è stata una mia proposta, cioè cioè nella mia azienda ci sono delle certificazioni da prendere se si vuole appunto come si dice? Avere un aumento di posizione, eccetera. Però in genere c'era anche questa in realtà, però io l'ho fatta più per me. Cioè, tutte le certificazioni che faccio le faccio soprattutto per me, nel senso perché è una cosa che volevo fare. E poi ovviamente ne ho parlato con il CEO della mia azienda e anche a lui è piaciuta come idea perché comunque serviva anche una persona in più, una persona in più che avesse appunto conoscenze in Active Directory. Quindi diciamo è un insieme, ecco. Però sì, me l'ha pagata l'azienda perché in genere le aziende lo fanno, cioè in genere vi pagano le certificazioni perché comunque portano poi anche una conoscenza a loro, giustamente. E soprattutto lo possono mettere, se è una certificazione rinomata, possono anche metterli magari nei bandi. Quando partecipano ai bandi possono magari mettere che più persone hanno alcune certificazioni rispetto ad altre, o magari alcune sono richieste proprio per partecipare al bando, quindi insomma serve anche a loro. Il mio bot si è impallato, va bene, va bene. Immaginavo perché ho fatto un danno, ovviamente. No, ho confuso ehm, non ho cambiato i nomi prima dello streaming e il mio bot che manda quando faccio live pensa che sto facendo le cyber news. Però va bene, prima o poi si aggiornerà, insomma. Però, insomma, vediamo un po'. Fatemi vedere su... No, su Twitch l'ho cambiato. Bello, a posto, a posto. Va bene, prima o poi si aggiornerà. E quindi, insomma, che cos'è Active? Come vedete, praticamente avete... Non so se siete interessati, però in generale c'è il materiale sia dei video e sia un grosso PDF, che poi sarebbe il PDF che seguono nei video. Ci sono anche video su come fare i laboratori e poi ovviamente e poi ci sono in realtà diverse opzioni per il laboratorio, cioè io ho 3 mesi perché ovviamente lavorando non ci posso dedicare tantissimo tempo, però c'è anche quello da 30, da 2 mesi, cioè da un mese o 2 mesi, oppure le estensioni o un nuovo tentativo per l'esame. E insomma, io questo qui, però mi viene l'ansia che tipo dico, oddio, non finirò mai per 3 mesi, però in 3 mesi, però insomma, vediamo, vediamo. E quindi poi c'è il laboratorio e io ho fatto accesso sul browser perché era un po' più semplice. E ovviamente se non avete le credenziali non ci potete accedere, però insomma nascondiamo. Sì. e insomma, che cos'è Active Directory? Active Directory è praticamente... No, non voglio questo. Se è uno qualsiasi. Praticamente è un servizio di Windows che offre la centralizzazione delle risorse aziendali, quindi tipo computer, utenti e robe così.
e viene usato perché appunto è più semplice centralizzare il tutto e gestire anche il tutto. Ovviamente una grande azienda che ha tantissimi computer e tantissimi utenti gli conviene averlo centralizzato. Però ovviamente ci sono varie vulnerabilità che poi vedremo un giorno. Però in genere quando ci sono questi, in genere quando farete, se fate o se già fate o se farete, non lo so, penetration test in generale, la cosa più utile è l'enumerazione. L'enumerazione sta è il processo, no? Per cui si va a appunto identificare tutte le risorse, tutte le tecnologie che ha un sistema. Che ne so, con un sito web magari voi andate a vedere le tecnologie del sito web, perché chiaramente un attacco funziona per una tecnologia ma non funziona per un'altra tecnologia. Oltretutto dovete andare a vedere anche i linguaggi, no? Con cui è stato fatto quel sito web. In Active Directory è anche importantissimo enumerare. E però cosa potete enumerare? Potete enumerare ad esempio gli utenti, i computer, come dice in questo task, perché appunto la prima cosa che si deve fare è proprio capire in che ambiente siete. Ovviamente voi per enumerare queste cose dovete avere un utente che è collegato al dominio. Il dominio, per esempio, aspettate, vabbè. Il dominio praticamente è appunto questa struttura logica, come dice qui, incredibile, in cui si va poi ad inserire gli utenti, i computer e tutto il resto. Quindi è come una nuvola. No, una nuvola magari no, perché sennò uno pensa al cloud. Però è proprio come se fosse un recinto, ecco, un recinto non fisico in cui appunto ci sono tutte queste risorse. Se voi entrate in questo recinto o riuscite a prendere un utente di questo recinto, potete ovviamente enumerare un bel po' di cose. Ecco, io non sono proprio brava in sta roba, e anche con PowerShell, perché tipo in molte spesso dovete usare PowerShell. E quindi insomma andiamo a vedere un po'. Ad esempio qui come task ci viene chiesto di andare a trovare gli utenti, i computer, il domain administrator e anche l'enterprise administrator. Ora in Active Directory c'è una gerarchia. Ci sono gli utenti normali, che sono tipo i dipendenti, che magari non hanno grossi permessi, quindi che ne so, possono vedere il loro computer, poche cose diciamo. E poi insomma ci sono gli amministratori e poi c'è il domain administrator. E questo appunto è un utente altamente privilegiato che diciamo non ha proprio tantissimi limiti nel dominio. E quindi in genere quando si fa un test di Active Directory o un Red Team si va a cercare di prendere appunto il domain admin, domain administrator, perché appunto hai molti più privilegi, avete molti più privilegi nel dominio e quindi potete creare utenti, modificare magari impostazioni e fare tante cose. Chiaramente però in questo caso, in questa certificazione non c'è questo, però chiaramente se fate un red team
dovete pensare anche che il domain admin è molto monitorato e quindi chiaramente non potete fare come volete. Però vabbè, questa è un'altra storia. Invece poi c'è l'Enterprise Administrator. Che a quanto pare gestisce tutto. Vediamo un po'. Ecco, ho chiesto a ChatGPT perché insomma, perché non usarlo? Ovviamente state attenti quando usate questi perché a volte dicono scemenze, però in generale quando chiedete queste cose e magari avete anche una base di conoscenza, lo potete utilizzare, capite se vi sta dicendo una cretinata. Ecco, quello che non vi ho detto in realtà è che Active Directory non è soltanto computer e utenti, ma in realtà c'è una gerarchia. No, non questa, cercavo un'altra, vediamo se ne trovo una fatta bene. Ok, tipo questa. Dovete sapere che... Oh, lasciami stare. Dovete sapere che ogni dominio forma un albero unendosi con altri domini e tutti i domini formano una foresta, proprio come una foresta con gli alberi. E in Active Directory ci possono essere più foreste. Quindi più foreste contengono più domini diversi, che i domini tra loro creano appunto degli alberelli. E questo ve lo dico perché il domain administrator è dominio, è un admin soltanto del dominio, quindi appunto del dominio magari questo triangolino. Invece l'enterprise administrator è ancora più potente, molto tipo fa tutto. E infatti qui dice esiste soltanto nel dominio root della foresta, cioè il primo dominio creato in Active Directory. Se per esempio questo dominio viene creato per primo, l'enterprise administrator esisterà soltanto qui. Se voi siete qui, non lo vedete, insomma. E appunto è ancora più potente perché ha il controllo completo su tutti i domini all'interno di una foresta. Quindi è il potente, supremo, capito? È una roba proprio super suprema, ecco. Invece il domain administrator invece il domain administrator è comunque un admin, ma appunto ha controllo su un singolo dominio. E qui bello lo dice, a differenza degli enterprise admin che operano a livello di foresta, i domain admins operano solo all'interno del loro dominio. Quindi qui ci sarà un domain admin, qui un altro, e qui ci sarà anche l'enterprise admin che opera all'interno di tutta la foresta. Quindi è questa la differenza. Ovviamente prendere un enterprise admin permette di fare molte più cose rispetto a un domain admin. Però in generale ho visto per mia esperienza che le aziende chiedono magari di fare il pentest soltanto su un dominio e quindi a voi basta soltanto il domain admin, non vi interessa l'enterprise admin perché non volete andare in altre foreste. Cioè, se l'oggetto del pentest fosse tutte le foreste relative a quell'azienda, probabilmente un enterprise admin sarebbe molto più
interessante di un domain admin. Boh, vabbè. Filosofeggiamo, insomma. Però, tornando al laboratorio, allora, vabbè, chattino lo teniamo qui. Ah, dice quanto è potente, molto potente. Va bene, chattino. Sì, però ha ragione perché dice comunque con un domain admin un hackerino può prendere il controllo dell'intero dominio, può muoversi ovviamente verso altri sistemi e può potenzialmente andare a prendere anche l'enterprise admin. E infatti dice qui differenza domain admin controllo totale su un dominio, enterprise admin su tutta la foresta. Vabbè, però noi andiamo ad enumerare gli utenti. Ora volevo ricominciare, quindi prendere un PowerShell. E ora qui io lancerò alcune cose, però non è importantissimo in realtà, perché qui danno dei tool per tipo non farsi vedere da Defender, però insomma non sto qui a dirvi, anche perché probabilmente c'è il copyright, quindi insomma. Però insomma quello che vanno a fare è andare a scrivere alcune cose su Windows per evitare che Defender ci blocchi. E quindi io lo utilizzo appunto perché sennò alcune cose, e anche per fare una... Magari ne farò un altro streaming, perché è interessante questo, magari c'è un'altra live, perché ci sono varie tecniche per Defender e alcune sono anche abbastanza, cioè le trovate tranquillamente online, non sono così complicate. Però insomma, praticamente apre anche una nuova finestra di PowerShell per rimuovere alcuni controlli di... cioè per non farsi vedere da Defender, però insomma questo. Poi per enumerare gli utenti si può utilizzare un tool che si chiama PowerView. Ora, questa sintassi spero si veda. Si vede? O è piccolino? È troppo piccolo? Ditemi. Vabbè, lo vedo come un... sì. Questa sintassi, praticamente questo puntino, serve ad importare dentro PowerShell uno script. Perché PowerShell, ovviamente. No. Perché praticamente PowerView è un... no, non volevo questo. È praticamente uno script PowerShell in cui ha molte funzioni. Alcune sono estremamente utili, ad esempio trovare gli utenti, i computer e fare altre robe. E potete prenderlo direttamente da GitHub, perché non lo dovete tipo compilare, non gli dovete fare niente. E ha tantissime funzionalità. E ce ne sono altre, per esempio. Ora non so bene qual è il link migliore, perché tante persone, per esempio questo è privato, però magari lo cerco e ve lo dico. Ora non lo so perché io l'ho preso direttamente dal laboratorio, quindi devo cercare, però ve lo cerco e ve lo metto in descrizione magari. Però insomma potete fare parecchie cose.
Ops. Esatto, dice PowerView è un potente script di PowerShell che può essere usato per enumerare un dominio dopo che appunto hai compromesso una macchina e preso un sistema. Perché la cosa, ve l'ho detto, o avete un utente creato per voi oppure tramite phishing o altre modalità dovete rubare un utente che sia collegato al dominio. Ciao Pollo Laser Game Mers. Non so perché mi viene game ogni volta. Vabbè. E insomma ci sono parecchie funzionalità e quindi ne fa vedere alcune. Però noi, che comunque posso utilizzare per farvi vedere, ad esempio qui dice get net domain, che comunque ci serve, che va a vedere in che sistema siamo. E qui per esempio siamo nella foresta moneycorp.local. Il domain controller, ecco, chiediamo a chattino. Il domain controller è praticamente appunto un server, dice il cervello del dominio, e ci può anche stare, perché lì avete tante funzionalità, come ad esempio l'autenticazione degli utenti, sì, l'accesso alle risorse. Ci sono dei database dell'Active Directory e insomma avete tante gestioni anche di utenti, gruppi, eccetera. E infatti lo dice, quando fate login su un PC aziendale in realtà state comunicando con un domain controller. Vabbè, qui non... E appunto è molto importante. Ciao Enrico, gestisce anche RBAC il domain controller, mai usato? AD, sorry. Credo di sì. Perché dovrebbe gestire le autorizzazioni. Però chiediamo a ChatGPT. Gestisce anche RBAC il DC? Ah, dice indirettamente. Ah, questa cosa non sapevo. Ah, ok, dice non gestisce. Ah, comunque RBAC. Vediamo se lo trovano. È il controllo degli accessi basato sui ruoli. Praticamente si va ad assegnare appunto permessi e privilegi in base al ruolo di un utente. Quindi se tu sei tipo utente standard, amministratore, avrai dei permessi e dei privilegi diversi. Me lo diceva qui, ok? Non l'avevo letto. Vediamo cosa dice. Allora, dice in Active Directory i ruoli sono implementati principalmente tramite gruppi di sicurezza, membership, quindi essere membro di alcuni gruppi. Qui le access control list sono tipo delle liste in cui, delle regole in cui si mettono gli accessi, chi può fare cosa su alcuni agenti e group policy, vabbè. Il domain controller autentica l'utente, determina a quali gruppi appartiene, inserisce quei gruppi nei token di sicurezza, usa quel token per decidere cosa può fare. Quindi abilita e applica l'RBAC, ma non è un motore RBAC separato. Quindi sta dicendo... Ok, praticamente il fatto qui ci sta dicendo sì, il domain controller gestisce le autorizzazioni, però non solo RBAC, perché in realtà c'è anche il DAC. In cui si vanno a vedere tramite i permessi, ad esempio ecco l'access control list che viene usato da Active Directory anche, hanno delle liste in cui è definito
i permessi che può avere l'utente o i gruppi. Quindi insomma Active Directory, il domain controller Active Directory in generale va a utilizzarli entrambi, e quindi il domain controller va effettivamente a autorizzare anche gli utenti, o comunque controllare se un utente può accedere a qualcosa. E quindi sì, in parte sì. Ok, non la sapevo questa specifica cosa. E quindi stavamo dicendo, siamo nella foresta moneycorp.local e il domain controller è questo di corp dc $corp.moneycorp.local, il nostro figlio, perché ovviamente se vediamo prima questa immaginina, questa è una foresta e il primo dominio è questo, gli altri saranno i suoi figli. Infatti se vediamo qui l'immagine, vedete che qui è abc.com e poi questo è account.abc.com, quindi questi sono due figli di abc.com. E infatti noi siamo $corp.moneycorp.local e il figlio è us.$corp.moneycorp.local. Infatti il nostro genitore è moneycorp.local e questi per adesso fa niente, e il nome appunto il nostro nome appunto è questo qui, come dicevamo. Quindi i subdomain li gestisci così. Sì, esatto. Sono gestiti così, sono figli del primo dominio, che poi è root della foresta, chiaramente. E quindi vengono gestiti così. Ora non so bene come vengono creati, cioè proprio la creazione, però insomma vediamo, capiremo insomma. E questo fa un alberello, infatti vedete domain tree, perché appunto è ad albero, perché poi questi qui avranno altri due figli e quindi diventa proprio un alberello di Natale. Lavori proprio nel mondo cybersec o sei solo appassionata? No, lavoro nel mondo cybersec, faccio penetration test, soprattutto web, e quindi ora mi ritrovo adesso con Active Directory, perché in realtà io vorrei fare Red Team, però sia che è complicato trovare qualcosa di Red Team, e sia che appunto non ho abbastanza conoscenze e quindi insomma sto ricominciando, perché in realtà io le avevo già iniziato a studiare queste cose di Active Directory, e perché volevo fare un'altra certificazione che sarà quella successiva a questa, che comunque è molto simile a questa in realtà, però niente, poi ho lasciato stare perché stavo facendo altro e mi sono scordato tutto, ovviamente. Red Team sarebbe diciamo penetration test, si va a testare magari una singola application, una singola applicazione tipo un sito web. Red Team invece è tutto un campo più grosso dove vai proprio a simulare attacchi su un sistema più grande. Per esempio, se col penetration test vai a testare il sito web, con il Red Team vai a testare tutta l'infrastruttura che c'è dietro, quindi anche tutti i server che ci sono dietro. Cioè il Red Team parte proprio anche dal come entrare in quel sistema, quindi magari con un phishing o con un malware, qualcosa così. Quindi è un po' più grossa. Però diciamo Red Team racchiude tipo tutte le tecniche di attacco comunque. E secondo me è molto interessante perché non hai una singola applicazione, ma hai tanti sistemi. Oltretutto molto spesso hai anche antivirus che devi riuscire a, diciamo, ad essere invisibile a questi antivirus, e questo è particolarmente interessante, difficile ma particolarmente interessante.
E quindi insomma vedremo se un giorno farò quello, per adesso no. Mm, E insomma, per esempio qui abbiamo fatto l'enumerazione di dove siamo praticamente. E ora vorrei però anche creare una pagina proprio per prendere appunti, perché comunque la cosa molto importante anche è prendere anche appunti. Quindi datemi un attimo. Ecco qui, questa sarà la nostra pagina per prendere appunti. Magari questo lo chiudo. Quindi io solitamente, allora, sto ancora un po' imparando a prendere appunti per Active Directory. Infatti, mi sono scordata e volevo preparare tipo il mio tablet per fare anche disegnini, per capire. Però devo capire come farlo. So che c'è uno strumento che probabilmente mi farà esplodere il computer, però volevo provarlo, però insomma, al momento potete accontentarvi di Notepad, però insomma non sono proprio brava. No, però la faremo in qualche modo. E per esempio io sto trovando utile, ad esempio, se non sono grossi i risultati che dà il comando, sto trovando utile, ad esempio, mettermi le informazioni più importanti. Quindi, che ne so, in questo caso è piccolino, e mettermi, per esempio, qual è dove sono io, quindi qui, e quali sono i parenti e qual è la foresta. Sostanzialmente quindi è una sorta di estensione di quel che fai già. Sì, sì, esatto, cioè una roba più grande che racchiude comunque quello che già faccio. Sì, però è un po' più è bella grossa. Per le note ti consiglio Obsidian, lo sto provando e mi sto trovando bene. Allora, Obsidian lo usa anche un mio collega e infatti ne parlava bene e lo volevo provare. Però l'unica cosa che non so è se tipo lo posso condividere, perché a me serviva, infatti per questo poi ho usato Notion, a me serviva avere tipo sia sul mio PC privato e sia su quello aziendale, perché molto spesso mi servono le stesse note, no? Perché comunque ho appunti anche di comandi per fare test web. Quindi, però sì, in realtà è da un po' che volevo provarlo. E perché me ne hanno parlato bene, in realtà, anche i miei colleghi, in realtà. Ah, ti sei tirato un setup per farlo, c'è il loro piano a pagamento, ma puoi self-hostartelo. Ah, ok. No, magari a Pasqua che ho un po' più di tempo, gli do un'occhiata, perché ero curiosa, cioè non sei il primo a parlarmene. Onestamente mi trovo bene con Notion, cioè ho parecchie note, eccetera. Però volevo provarlo. Quindi, insomma, probabilmente lo proverò a un certo punto. E quindi questo, però il nostro... in realtà potete trovare anche il SID, che adesso vi dico cos'è. Ecco qui questo. Praticamente il SID, vediamo, ChatGPT. Ogni oggetto in Active Directory ha un ID, quindi anche il dominio stesso ha un ID che è chiamato appunto SID, che è non mi risponde più, basta, ha deciso, non ti voglio più dire niente, che appunto è il security, non questo, è il security identifier. Praticamente è sì, vabbè, qua dice una stringa alfanumerica, un testo, diciamo, che identifica tutti gli oggetti, quindi tutti gli utenti, gruppi e computer. E anche il dominio ha appunto ha un ID.
Da qualche parte avevo trovato una guida, basta che ti tiri sulla Docker di CouchDB e sei a posto. È bello perché funziona offline perché le salva in locale e poi le sincronizza quando torni online. Ah, ok. Ok, ci sta, ci sta. Quando sei offline, sì, in effetti Notion, essendo web, mi sa che non lo puoi fare, effettivamente. Però no, interessante. Poi non sembra nemmeno difficile se c'è un Docker alla fine. Ma gli darò un'occhiata comunque, cercherò perché era interessante, perché ve l'ho detto, me ne hanno parlato e quindi volevo un attimo provarlo. Ciao, ciao, scegli nome utente. Non voglio andare troppo off topic, potresti dire la tua opinione sull'argomento reddito universale, IA che scrivono codice e junior che non si possono piazzare nel lavoro e soprattutto le nuove figure di sicurezza IA. Allora, in generale, sull'IA che scrivono codice non sono molto d'accordo, nel senso ci sta, cioè io lo uso ovviamente per fare codice, per esempio quando devo fare degli scriptini che mi scoccia, io lo chiedo di farmeli, però sono robe piccole, cioè robe molto piccole del tipo, che ne so, ho questo JSON, voglio questo questa roba e ovviamente me la tira fuori. Poi chiaramente io controllo il codice, spesso me lo faccio fare in Python, che comunque lo conosco e quindi capisco cosa sta facendo. E il problema secondo me del codice fatto con l'intelligenza artificiale è quando una persona non sa niente di codice, di come funzionano i sistemi, e se ti fai fare un codice che magari funziona, però non sai che stai facendo. E quello secondo me è un problema perché comunque potresti avere anche delle vulnerabilità in realtà nel codice e tu non lo sai. Poi oltretutto dipende a cosa ti serve questo codice, perché se tu lo fai, per esempio io che lo uso in locale per fare un file PDF, non lo so, chi se ne frega, cioè lo uso io una volta e poi non mi serve più. Se qualcuno lo fa per fare un sito, un sito che viene poi pubblicato, quello è un attimo un problema, perché tu sì hai il sistema, che il sito web che funziona, però se hai vulnerabilità, non lo so. Non mi piace come idea, ecco. E Ehm, per quanto riguardano i junior che non si possono piazzare nel lavoro, questo ne ho parlato spesso in realtà, perché purtroppo è vero, cioè vedo. Allora, in generale, secondo ho questa sensazione che il lavoro in generale un po' si stia un po' chiudendo nel nostro settore, perché ci sono meno opportunità e oltretutto grandi aziende come Google, Amazon, eccetera, stanno licenziando anche proprio per l'intelligenza artificiale. Quindi il fatto dei junior è ancora un po' peggio perché ovviamente non puoi iniziare. E perché stanno comunque, le aziende cercano magari persone con esperienza e chiaramente i junior hanno problemi. Infatti, secondo me il lavoro, il settore lavorativo è molto saturato. E poi dipende ovviamente dal campo, nel senso, perché comunque sicurezza informatica è gigante. Se o anche semplicemente programmazione, no? Se parliamo di programmazione o sicurezza informatica, poi si deve vedere perché magari hai penetration test,
il monitoraggio dei sistemi, la parte di governance, quindi chiaramente io sto facendo un discorso generico molto incentrato sul pen test, perché poi è quello il mio campo, quindi magari vedo quei lavori. Però sì, cioè, l'ho visto anche parlando comunque con voi, con altre persone durante le live, o comunque su Discord, per esempio, si vede che comunque le persone cercano lavoro, ma ce ne sono pochi. E questo è brutto perché comunque una persona magari gli piace quel lavoro e non trova, però penso che sia un momento particolare per il lavoro in generale, purtroppo. E le figure sicurezza di intelligenza artificiale è particolare, nel senso, perché adesso l'intelligenza artificiale la stanno mettendo dappertutto come il prezzemolo, no? E quindi è chiaro che le persone, vedendolo come un possibile futuro, vanno a specializzarsi su sta cosa. No, vi dico, pure io a un certo punto ero nel panico, ho detto oh mio Dio, io sto qui ancora con il penetration test sulle web application e in realtà dovrei magari fare hacking di intelligenza artificiale. Però forse, cioè, ci sta perché molti sistemi stanno utilizzando questi strumenti, però diciamo è un po' limitata al momento, a meno che non fai proprio hacking, sicurezza dove ci metti tanto tempo, comunque vai ad analizzare proprio tutto, cioè il fatto che magari vai a fare il pen test su un chatbot e gli chiedi di dirti qualcosa di segreto, questo non funziona, cioè perché comunque sono molto avanti questi sistemi. Quindi non lo so, è particolare. Vi dico, a me sono curiosa, sono molto curiosa, infatti credo che più in là farò anche delle live su questo. Però mi sembra che tutti stiano facendo sta roba, ma non so come andrà, ecco. Nel senso, perché certo l'intelligenza artificiale secondo me sarà molto utilizzata in vari contesti, però non adesso, cioè secondo me adesso è limitata, no? Come lo stiamo vedendo, cioè il fatto che usiamo una chat. Poi sì, ci sono anche applicazioni diverse che lo stanno utilizzando in vari contesti, ma ancora sono limitati comunque, quindi non lo so. Poi, sicurezza dell'intelligenza artificiale, ok, però se poi lasci tutte le porte aperte, va bene che sei sicuro in quel campo, col tuo chatbot, però tutto il resto poi è un colabrodo. Riguardo al reddito universale, cioè è più un tema politico ed economico. Però, insomma, ovviamente l'intelligenza artificiale cambierà il lavoro. Però non è detto che lo elimini. Infatti a me non piace quando si fanno queste discussioni sul fatto di i lavori che non esisteranno più per l'intelligenza artificiale. Secondo me sicuramente ci sarà un cambio, no? Ma come tutte le evoluzioni che ci sono state nella storia, cioè è chiaro che ci sarà un cambiamento, è probabile che persone perderanno il lavoro per questo, però è l'evoluzione, purtroppo. Cioè, purtroppo dipende, nel senso è chiaro, se non ci fosse stata l'evoluzione saremmo ancora con le pietre. Quindi, non lo so. Purtroppo è un discorso difficile, secondo me, complesso. Perché chiaramente poi si parla di persone che magari perdono il lavoro e hanno una famiglia. Questo è molto molto triste e anche complesso poi da gestire, no? Economicamente, soprattutto in Italia che magari ha una situazione economica particolare, no? Però cioè è l'evoluzione, non possiamo fare altro, cioè non si può stoppare l'evoluzione, purtroppo, perché se no non saremmo oggi qui con questa live, probabilmente. Quindi insomma è molto complicato, è molto
molto complicato, ecco. Stai facendo uno stream su più social? Sì, sì, io faccio lo stream sia su Twitch che su YouTube, soltanto su questi due. Quindi ovviamente se mi sentite rispondere, io cerco di leggere la domanda, però a volte mi dimentico. Personalmente sono amareggiato anche perché uno ci impiega anni a diventare bravo e poi... Sì, questo sì, è vero, cioè ti capisco, però come dicevo è l'evoluzione. Eh, cioè pensa magari a chi programmava boh, 20 anni fa. Chiaramente era molto più complicato di come si programma adesso, no? E quelli che dovevano fare. Purtroppo è l'evoluzione, dobbiamo un po' anche adattarci, ma pure comunque semplicemente anche senza parlare dell'intelligenza artificiale, no? Prendiamo per esempio il pen test sul web. Ogni giorno esce qualcosa di nuovo, ogni giorno esce una vulnerabilità, quindi comunque è questa la cosa, nel senso ci dobbiamo comunque tenere aggiornati. Purtroppo è anche questo lavoro. Infatti io certe volte ci penso, dico, a volte penso, ma chi me l'ha fatto fare? Cioè, a volte quando sono nei miei momenti un po' lunatici, ci penso, no? Perché comunque è complicato, non è una roba che fai così. O come ho iniziato io, che comunque io l'ho iniziata molto a caso, quindi, cioè, poi mi è piaciuta, vabbè, eccetera. Però, cioè, per questo no, quando io ne parlo e mi fate queste domande che comunque sono molto interessanti, io vi cerco di dare tutti i punti di vista perché uno può vedere sì che uno fa per esempio bug bounty, che adesso è molto di moda, però il bug bounty anche lì devi stare a passo con i tempi, le tecnologie cambiano, i sistemi cambiano ed è molto complesso, non è la cosa tipo sì, trovi la vulnerabilità e ti pagano, in realtà è molto complesso. Poi se uno dopo un po' che lo fa diventa bravo, ci guadagna, eccetera, però non è solo quello, ecco, non pensate che lavorare nella sicurezza o nell'informatica in generale sia facilissimo, perché non lo è, perché ci sono tante cose nuove e tanti momenti comunque, ad esempio adesso è un momento particolare anche, no? Ve l'ho detto, le aziende che licenziano e questo dà anche pressione, no? Perché magari rischi di essere licenziato. Quindi non è facilissimo. Purtroppo l'intelligenza artificiale è un passo in cui siamo arrivati e secondo me sì, ci sta essere amareggiati, però secondo me ci dobbiamo pensare perché cambierà comunque il nostro modo di essere, i nostri lavori anche. Cioè, non lo so se ci saranno perdite di lavoro, sicuramente secondo me è un discorso comunque molto più nel futuro, non adesso, secondo me. Quindi, boh, vediamo. Ciao Olli Pizzetta, sei tornato Olli Pizzetta? L'informatica è anche questo, bisogna adattarsi alla tecnologia. Esatto, esatto. Ogni giorno un framework JavaScript nuovo. Esatto. Esatto, cioè comunque, esatto, anche semplicemente in JavaScript, cioè c'è sempre una roba nuova, quindi uno deve comunque impararla. Poi anche questo, essere bravi. Cioè, come ti definisci bravo? Perché appunto esce una cosa nuova ogni giorno. Quindi, insomma... Sono tonnato. Pizza al tonno. L'evoluzione nella natura qui non si scappa, però se domani ci pensa l'intelligenza artificiale a fare il tuo lavoro è un po' un'arma a doppio taglio. Tu che consigli daresti a chi si approccia oggi? Ma allora, questo sì, hai ragione, ad esempio i penetration test, cioè è probabile che veramente quello che io faccio magari sarà effettivamente fatto da un'intelligenza artificiale. Però come viene fatto? Cioè, perché ad esempio il penetration test, l'intelligenza artificiale al momento, secondo me, non è in grado di fare un penetration test che va a vedere tutto il contesto. E
come ci si approccia a questo discorso? Sicuramente, secondo me, ci vuole una conoscenza di intelligenza artificiale, però dipende, nel senso, dipende anche cosa ti interessa. Cioè, anche perché questo discorso, no, sarà un discorso che sarà fatto, secondo me, tra veramente molti anni. O magari domani esce la rivoluzione e tutto quello che vi sto dicendo è totalmente sbagliato, non lo so. Però, secondo me ci sta a pensarci e magari se interessa studiarsela. Però, cioè, secondo me non dobbiamo stare con l'ansia che perderemo il lavoro. Perché quello, cioè, cioè, può succedere anche domani, anche senza intelligenza artificiale. Cioè, non è detto, magari io vado al lavoro e mi dicono, guarda, siccome, come è successo comunque, cioè, persone di Google hanno perso il lavoro dall'oggi al domani e non c'entrava l'intelligenza artificiale lì, c'entravano altri discorsi. Poi, questa cosa che le aziende stanno usando l'intelligenza artificiale, non lo so quanto sia buono. Però secondo me, almeno io mi approccio così, nel senso, io non ci penso al momento, nel senso, magari è sbagliato il mio approccio, però c'è... O forse sono solo nel momento in cui non voglio pensare troppo al futuro. Però secondo me non ci dovremmo pensare immediatamente adesso, o almeno io faccio così. Certo, voglio vedere questo come le tecniche che ci sono per questi sistemi, però lo farei più per una curiosità mia, cioè non lo farei per, oh mio Dio, tra poco perdo il lavoro. Poi il fatto di essere bravi, no? Voglio un attimo dire, questo cioè, chi lo giudica? E poi, cioè, non è... Cioè, se uno è poi bravo, comunque, può adattarsi tranquillamente. È chiaro, è complicato, sono strumenti diversi, però si può fare. Esatto, magari perché sono giovane e non ci penso. Hai ragione. Questa è anche una cosa vera. Nel senso, se avessi 50 anni, 40 anni, magari anche con una famiglia, probabilmente il mio discorso sarebbe diverso. Probabilmente sì, hai ragione. Purtroppo sì. Però quello che io dico, no? Che anzi, non è che dico, sto cercando di approcciarmi così in generale alla vita. Cioè, se noi pensiamo a, cioè, a tutti i problemi che ci sono, non ne usciamo più, secondo me. Cioè, se io dovessi preoccupare, come ho sempre fatto in realtà, io mi preoccupavo di qualsiasi cosa e diciamo non era bellissimo, cioè io mi preparavo qualsiasi cosa prima, no? Anche ipotetiche situazioni nella mia testa. Però cioè non ne uscite più. Chiaramente questo discorso, hai ragione, vale se non si ha una famiglia a cui che bisogna mantenere, cioè questo sì. Però come vi dicevo, cioè non è una roba che secondo me esce domani. Cioè, se proprio uno si preoccupa di questa cosa, a sto punto quello che posso consigliare è vai a vedere questi strumenti, vai a vedere come questi strumenti e inizia a imparare a come, in questo caso, hackerarli o programmarli e così, cioè è l'unico sistema, cioè secondo me non c'è altra soluzione, perché una cosa è o non fai niente e in quel caso ti rimane l'ansia di oh mio Dio, potrei perdere il lavoro, o li studi sapendo che è molto complicato, però è l'adattamento e queste due, cioè non ci sono altre soluzioni. Cioè la soluzione è o non fai niente o ti prepari. Poi insomma dipende dal lavoro che fate, cioè può essere che molti lavori saranno sostituiti, questo è probabile, però come è stato in passato, ecco. E quindi dopo questo
discorso sull'intelligenza artificiale che però è un argomento effettivamente, preoccupa molte persone, non... Purtroppo sì. Tanto di cappello, una delle poche donne che si è approcciata a questo ramo informatico, io non ho paura dell'adattamento ma della sostituzione. Allora, poche donne, in realtà hai ragione, ci sono ancora troppe poche donne, non faccio mai questo discorso perché non mi seguono molte donne, purtroppo. Però sì, hai ragione, sono poche donne. Infatti sono contenta comunque di fare queste live o di parlare di questi argomenti perché, cioè, un mio obiettivo è anche quello di portare comunque le donne ad avvicinarsi a questi temi. Fatto di... Sì, capisco che non è tanto l'adattamento, ma la sostituzione ci sta la tua preoccupazione. Poi ci sta ed è per questo che secondo me una persona deve iniziare a studiare questi sistemi. Però il problema è che se uno lo fa controvoglia, poi non lo fa bene. E capisco anche, cioè vedendo anche mia madre, persone magari un po' più grandi, no? Che comunque ci sta che dopo un po' dici no, non ho voglia. Cioè anch'io certe volte dico non ho voglia di studiare, cioè non ho voglia di fare niente. Ci sta, ci sono periodi. E poi si è stanchi dopo un po', secondo me. Infatti io non so, ogni tanto ci penso, dico io come ci campo, non so quanti anni prima di andare in pensione, non lo so, non so come ci arriverò. Però insomma, non ci penso, ecco, purtroppo. Però vabbè. Però insomma, andiamo ad enumerare gli utenti di questo Active Directory e praticamente possiamo usare sempre domain PowerView e lo strumento è get domain user. Ovviamente questo io ve lo lancio, però non si capirà niente, perché chiaramente un sistema ha un sacco di utenti. Però quello più importante, adesso non andiamo a... Ecco, per esempio, questo è il mio utente. Spoiler. Però è interessante che alla fine così vediamo solo il mio. Quello importante in questo caso, in realtà ci sono varie cose importanti, però vabbè. Però quello che ci interessa in questo caso, visto che dobbiamo enumerare gli utenti, è il SAM account name, che praticamente, chiediamo sempre a ChatGPT, è appunto, sì, l'attributo che appunto rappresenta il nome di accesso classico in questi sistemi. E appunto deriva dal SAM, che sarebbe il Security Account Manager, che è appunto il database degli account nelle vecchie versioni di Windows. E Active Directory l'ha mantenuto per compatibilità. Bello, mi piace questo ChatGPT, sta dicendo le cose giuste. E praticamente voi avete... Questo è praticamente il dominio, quindi in questo caso sarebbe moneycorp.local / il nome dell'utente, in questo caso è solo il nome dell'utente, cioè perché per loggarvi dovete usare anche il dominio, ma qui ce lo mostra senza, vabbè. Per esempio fa un esempio, dice se voi avete un utente Mario Rossi, in questo SAM account name è M Rossi, vabbè, l'VPN non ci interessa, nel vecchio stile è in questo modo, nel login moderno è in questo modo, e quindi Active Directory l'ha mantenuto perché comunque abbiamo ancora sistemi vecchi che magari non hanno fatto la migrazione ai sistemi nuovi, no? E quindi come possiamo fare per prendere solo quelli? Possiamo prendere questo comando, fare pipe in PowerShell, ma anche tipo in Bash in Linux, potete tipo, serve a prendere
quello che dà un comando e passarla al comando successivo. Quindi in questo caso noi andremo a prendere tutto questo, quello che ci ha dato questo comando, e andremo a fare select vabbè, some account name. E quindi qui cosa succede? Get domain user ci dà tutta sta roba gigante. Lo facciamo andare in questo comando che sarebbe select. Select semplicemente prende quello che noi vogliamo, e in questo caso gli stiamo dicendo prendimi questo attributo, some account name. E in questo caso se lo lanciamo appunto avremo gli utenti. Ora voi vedete che ci sono tutti questi studenti, tutte queste robe, però in realtà quello che ci interessa a noi sono questi utenti. Ecco, questi utenti, perché questi sono gli utenti reali che ci servono. Poi ci sono questi che sono tutti utenti studenti, e quindi non ci interessano, insomma. Vediamo se ce n'è qualcuno in mezzo che ci siamo dimenticati, però no. E quindi insomma gli utenti sono questi qui. Poi qui potete in realtà mettere altri attributi, cioè per esempio se noi abbiamo di nuovo questo, se voi volete selezionare per esempio un altro attributo importante è questo logout count e logon count. Cioè voi andate a vedere quante volte un utente ha fatto il login, e per esempio lo potete mettere con la virgola e poi l'altro attributo, e così potete andare a prendere tutti gli attributi che volete. E quindi insomma questo è fatto. Poi dobbiamo enumerare i computer, e qui abbiamo un altro comando di PowerView che è get domain computer, e anche qui io ve lo lancio però appunto ce ne sono tanti. Però qui abbiamo questo DNS host name, che è per prendere come si chiama il computer. Anche qui facciamo pipe e lo mettiamo in select, e qui chiaramente ci sono anche tutti questi, però alcuni sono degli studenti anche qui, quindi li andrò ad eliminare. Tengo solo, diciamo, quelli importanti. Poi andiamo a vedere il successivo, e ci dice di andare a enumerare il domain administrator. E qui possiamo... Allora, il domain administrator in realtà è un gruppo. Come vi dicevo, ci sono vari oggetti. Uno sono gli utenti, che appunto sono l'utente semplice, quindi tipo Cinnamon. E poi ci sono i computer, che appunto sono computer reali o virtuali o robe così. E poi ci sono i gruppi, dove praticamente sono essenzialmente proprio dei gruppi, cioè virtuali, in cui si vanno a raggruppare degli utenti con magari le stesse caratteristiche. Che ne so, se noi creiamo il gruppo amministratori, tutti gli utenti all'interno di quel gruppo avranno dei privilegi magari più alti rispetto ad un utente normale. E questo lo si fa perché non si va a mettere un permesso ad ogni utente, ma se si hanno più permessi comuni tra più utenti si raggruppano appunto in gruppi. E in questo caso il domain administrator è un gruppo, e per trovare per esempio il domain admin, il gruppo domain admin, possiamo utilizzare domain group meno identity, e qui mettere domain admins. Praticamente qua gli stiamo dicendo prendi il gruppo del dominio che ha identità domain admin. Però siccome non sono sicura,
voglio chiedere a chattino. Vediamo cosa ci dice. Allora, non ci dice, ok. Ah, ok, l'identità, ok. Era giusto. Ah, cerca un gruppo con quel nome. Se lo trova, restituisce le informazioni. Se non esiste, genera un errore. Ok, proviamo a vedere se non esiste. Tipo, se io gli metto domain admina. Ah, non restituisce un errore, non mi dà niente, semplicemente. Ok. Però abbiamo questo domain admin. Lo prendiamo. E per esempio andiamo a vedere. Allora, vedete il nome è domain admin. Importante anche il CN. Che... non mi ricordo, common name, sì, common name è un attributo che viene usato ed è il nome visibile dell'oggetto. Ok, all'EDAP non voglio adesso mettere troppa roba, però insomma qui dice CN Mario Rossi, l'identificatore interno, è il nome appunto visualizzato, nome dell'oggetto. Ok, quindi in questo caso appunto abbiamo che è un domain admin. No, ero qui. Quindi appunto è come il nome in questo caso. Lo mettiamo, però poi andiamo a vedere qui. Ok, ve lo voglio copiare. Ups, fuori. Mannaggia. Mannaggia. Ok, aspettate, aspetta, ce la farò, ce la farò. Perché è un po' bruttino, vabbè. Perché cosa ci dice? Che possiamo vedere sia i membri di questo gruppo. Ok, membri off non ci interessano adesso. Però possiamo vedere i membri di questo gruppo, quindi SVC admin e il gruppo users. Ah no, scusate. SVC admin e administrator. Quindi questo è molto interessante. E ce lo scriviamo perché cos'è? Se noi riuscissimo a trovare questo SVC admin o questo administrator, noi saremmo già domain admin. Quindi questo è una informazione importante. Quindi ce lo teniamo qui, magari lo evidenziamo. Mi piacciono i colori. Mi piacciono i colori quando li metto qui, però magari non mettiamo a vedere. Mettiamo così e così. Ok. Da quando ho scoperto i colori in Notion io inizio a mettere i colori ovunque. Solitamente uso il rosa, questo rosa molto bello, il violetto e... dovete sapere, mi è arrivata un'email che dice che mi sono arrivati gli occhiali da vista. Novità, spoiler! Sono arrivati gli occhiali da vista, infatti... no, in realtà non ho un piccolo astigmatismo e quindi siccome ho sempre gli occhi stanchi ho deciso di fare questi occhiali perché mettevo le gocce, in realtà, però male. Però non so se riuscirò ad andarli a prendere. Vabbè. Ciao Alexia! E quindi insomma, in realtà alle 5 devo pure chiudere perché... proprio guardate, proprio interessante, mamma mia, cioè proprio tante cose, vabbè, pazzie. Però vabbè, vabbè, però insomma, il domain administrator, quindi importante anche i membri, e poi l'ultimo, l'enterprise administrator. L'enterprise administrator è ancora più potente e per trovarlo no, prima volevo fare anche get domain perché ho dei comandi che volevo rivedere e quindi ho detto quale miglior occasione di qui. Ecco, questo qui possiamo vedere esattamente
i membri del gruppo domain admin. Infatti, cioè, prima noi li avevamo qui, però così possiamo vedere molti più dettagli, come ad esempio l'identificativo, che è molto utile. O ad esempio appunto il nome reale, perché adesso ve lo metto nelle note e vi faccio vedere una cosa. Perché vedete qui noi avevamo il common name, che è il nome reale, cioè come se a me mettessero Eliana Cannella. Però il mio utente che io andrò a utilizzare non è con lo spazio, perché non potete usarlo con lo spazio, cioè è come un'email, no? Come un indirizzo email in cui ci sarà nome e cognome, per esempio. E infatti qui vediamo che il nome, che in realtà ci servirà per poi fare magari possibili attacchi, sono vabbè, administrator, se una parola è sempre quella, però in questo caso svc admin è appunto attaccato, quindi questo anche molto utile e lo mettiamo qui. E poi andiamo all'enterprise administrator, che qui è particolare e voglio farvelo vedere perché anche qui noi possiamo fare get domain group member identity e scrivere enterprise admins semplicemente. Il problema qual è qui? Se noi lo lanciamo così non avremo nessun risultato, perché cosa vi ho detto? Noi non siamo nella root, perché allora vediamo se io ho notepad, sì. Perché noi, se vi ricordate, anzi ve lo scrivo qui, noi siamo all'interno della foresta moneycorp.local, però noi siamo in questo $corp money. Noi. No, dominio in cui siamo noi, in cui sta lo student. Ma questo qui non è... Anzi, questo è il root domain. E noi siamo all'interno appunto della foresta di questo Moneycorp local. Però questo qui, vedete, è un sottodominio, quindi è come se ci fosse questo Moneycorp, poi sotto ci sta questo dollar. Ci stava bene se trovavo il programma che potevo scrivere. Ops, no. Ma copio? No. E sotto di noi c'è poi US Dollar Corp Money, come abbiamo visto qui, il child. Quindi noi stiamo qui. Ok, questo però. Noi stiamo qui, ma l'Enterprise admin sta solo qui, capito? Come vi dicevo, l'Enterprise admin sta solo nel root domain, quindi se noi siamo qui e lanciamo get domain group member da qui, questo qui non lo vede l'Enterprise admin perché noi non siamo nel root. Quindi questo qui va lanciato nel moneycorp.local. Però siccome noi non abbiamo accesso a quello, possiamo semplicemente fare menu domain moneycorp.local. Cioè gli stiamo andando a dire in quale dominio deve andare a cercare sto utente. Perché anche se noi non siamo esattamente qui, però noi quando facciamo queste richieste stiamo andando a chiedere al domain controller e il domain controller ha tutte le informazioni. Ups.
Ciao Marco, Barb Browser è partito sull'Ubuntu 22.04 LTS su VirtualBox installato con sudo. Ma secondo me perché? Allora, non ho trovato niente poi, però secondo me è perché, come dicevi tu, non ti creava quella cartella o quel file, ora non ricordo come si chiamava, perché non aveva abbastanza permessi e quindi ti serviva sudo. Però è molto strano perché io ogni volta che l'ho installato su comunque Linux non ho avuto bisogno di sudo. È molto strana questa cosa che ti è capitata, eh? Però boh, non lo so come mai. Però bene che hai risolto, dai. E insomma, qui come possiamo vedere, quindi noi, allora, in realtà volevo chiedere a Chattino questo comando. Uh, vediamo. Allora, questo, come dicevamo, va a prendere i membri di un gruppo, in questo caso dell'Enterprise Admin, e in quale dominio eseguire. Quindi stiamo chiedendo, dimmi chi sono i membri del gruppo Enterprise Admin del dominio monacore.local. Cosa restituisce? Vabbè, lo sappiamo. Va ad interrogare. Ok, questo, ok, lui dice sì, ok, quindi ricordavo bene. Perché andate ad interrogare appunto il domain controller, che è il server centrale. Quindi stiamo andando ad interrogarlo. Vabbè, non volevo dirvi una scemenza. E insomma, questo era appunto l'enumerazione iniziale. Poi in realtà qui chiede di usare Bloodhound, però lo vorrei lasciare per un altro giorno perché è un po' più complesso e magari domani in realtà, non lo so, vediamo perché adesso tra poco devo staccare in realtà. ehm, E quindi insomma per questo, purtroppo, perché in realtà ho messo una roba di seconda mano non di seconda mano, in un sito web di vendite di cose e quindi una tizia, o tizio non lo so, mi ha contattato che vuole sto coso che vendevo e quindi deve venirselo a prendere, insomma. Vi racconto cosa farò. Ed è per questo che quindi dovrò chiudere. Però è interessante, ho capito un sacco di cose. Poi lo rivedo, non so che succede. No, vabbè, stiamo parlando di Active Directory, cioè perché sto facendo la certificazione e quindi mi vedrete spesso a fare laboratori in live. Niente per questo. E quindi questo. Però, insomma, visto che siamo qui, e probabilmente la prossima volta vi farò vedere Bloodhound, che è uno strumento molto valido, molto interessante, e probabilmente vedremo anche le ACL e vediamo poi più in là cosa vedere. Perché io sono arrivata solo al Learning Object 3 e ne ho tanti. Ne ho tanti ancora, però visto che siamo qui, mi faccio la pubblicità che da un po' che non me la facevo. Chiaramente andatevi a vedere il nuovo video che ho fatto stamattina, ho fatto uscire stamattina, però andatevi a vedere tutti, chiaramente andate a vederveli. La copertina mi piace un sacco in realtà, è un meme già visto perché non l'ho creato io, però mi piace tanto. E quindi questo era tutto. E non so se domani farò un'altra live, vediamo, però comunque ci sarà sempre lunedì in cui faccio la live.
E niente, in caso ci vediamo lunedì o domani, chi lo sa. E vediamo, se vado a prendere gli occhiali, probabilmente mi vedrete con gli occhiali. Piccolo spoiler. E in realtà non lo so perché probabilmente sarà un problema con le luci. Ma vediamo, vediamo. Vedete, troppi pensieri, poi troppi pensieri vanno male. Però insomma, grazie per aver seguito. Occhiali sexy. In realtà non sono così sexy, non lo so. Vai a prendere. Va bene, vado perché chiude alle 6. Chiude alle 6 in realtà perché dovete sapere, qui in Svizzera il sabato molti negozi chiudono alle 6. Si può hackerare Bitcoin, qualcuno è terrorizzato. Andatelo a vedere. Andate a vedere il video. Andatelo a vedere. E niente, questo. Vediamo se vado a prendere gli occhiali, mi vedrete con gli occhiali. Ciao, ci si becca in casa domani. Sì, vediamo. Ciao e grazie mille. Ciao ciao.